Ecco fatto, visto? Che paura! Ecco fatto, i piedi che tendono sempre ad andare verso il basso per la posizione proprio sportiva, infatti è molto difficile portare le caviglie in flessione dorsale, perché sono proprio automaticamente sempre di più, molto di più. Fatto, eccola là, questa mano qui la tieni, non mi aiutare, ti girerò un po', ok? Che si sente che fa male, vedi? Ecco fatto. Fletti questa, estendi questa, morbida, ecco fatto. Tantissimi muscoli, solitamente sono proprio questi. Adesso si sente dolore. Nella parte finale, appunto qui, quando andiamo, esatto, e anche qui c'è. Questo è un problema sicuramente importante, ascendente, e subito cedi, ok? Non ce la fai. Bene, a luce in alto. La prima cosa che voglio controllare è il bacino. C'è una vera, insomma, dismetria e sarà, immagino, il punto forte. Se lo mettiamo dall'altro lato, spingi in alto, è debole. E per iniziare il nostro lavoro, seconda fase, è totalmente indolore, giusto? aiuterà tantissimo nella risoluzione del problema. Quindi dei blocchi effettivi che troviamo nella componente lombare li troveremo nelle vertebre associate in cervicale. Fa sempre male ma di meno, vero? Esatto, anche se premo di più. Delle ultime due lombari che sono più che certo Sharon avrà in disfunzione. Il flex beam in questa direzione, ci occupiamo del resto della lombare. Eccezionale, giusto? Uno. Ha preparato insomma il sistema, no? Brava, rilassati, rilassati. Ecco fatto, hai visto? Che paura. La prima volta poi è sempre la più bella. Fa paura ma è sempre la più bella. Poi passano le paure. Ecco fatto. Spingi in alto e non cede più, ok? Crea un disagio di questa caviglia, ovviamente ha qualche cosa da sistemare. Ora in 2 secondi ritorna tutto dritto, era solo un test. No, non è vero, però esatto, bisogna sbloccare. Ecco, permettimi, fletti il ginocchio. In 2 secondi andiamo a correggere. 1, 2, 4, 5. Già mi sento molto meglio. Questo è fantastico, grazie. Non cede. Dall'altra e siamo a 1. Poi no. Perfetto, vai, spingi in alto, non cedi. Quindi direi che abbiamo risolto tutto quello che c'era da risolvere. Grazie tantissimo. Grazie a te. Buongiorno a tutti, siamo oggi qui con Sharon che è una proprietaria di una bellissima scuola di danza e una grande ballerina. Allora Sharon, ho saputo che tu hai qualche dolorino nella parte lombare bassa, esatto, giusto? Sì. Ma questo dolorino è proprio a fascia, giusto? Sì, sì. Esatto, quindi non scende sulle gambe, non hai sciatiche, ok? Allora, quando avvengono queste cose solitamente ci sono dei muscoli abbastanza più posturali, no? Magari che in sovraccarico a causa magari immagino delle scarpette che devi usare, delle cose, possono creare qualche piccola contrattura. Questi muscoli solitamente sono proprio i muscoli multifidi che vorrei farti vedere sull'anatomia, certo, se non ti dispiace. Se andiamo, guarda, sulla nostra anatomia, vedi che sulla schiena abbiamo tantissimi muscoli, addirittura ne ho tolto qualcuno per farti vedere. Solitamente sono proprio questi che si stanno diciamo colorando in blu a creare fastidio, si chiamano muscoli multifidi. I muscoli multifidi possono creare soprattutto nella parte lombare bassa dei dolori a fascia, ok? Molto fastidiosi, però anche molto semplici da trattare e da curare, va bene? Detto ciò, ti chiedo per favore di andare su quei quadratini neri sulla
sul tappetino, benissimo, e ti chiedo per favore di andare giù piano piano, dicendomi quando hai dolore, se hai dolore ovviamente. Ok. Adesso sì, sento dolore. Ok, quindi già nella parte finale, appunto quando andiamo esatto a diciamo mettere in gioco la parte bassa della lombare, entra subito in gioco il dolore, giustamente perché si tirano questi muscoletti Sì. che saranno un po' contratti. Lo potremmo usare ecco come un lavoro da farti, cioè dopo il lavoro come un test per valutare la funzionalità del trattamento, Sì, ok, grazie. il risultato del trattamento. Ti chiedo per piacere, guarda, di darmi le braccia, spingi verso il tetto. Forte forte, ok? Mi rimani su un piede per favore? Spingi per favore e già cediamo, ok? Questa è una cosa molto importante, però un attimo prima di spiegartelo ti faccio stare sull'altro piede. Spingi e anche qui cede. Questo è un problema sicuramente importante, ascendente, quindi che viene o dalle ginocchia o dai piedi. Una ballerina è molto lassa, solitamente da livello legamentoso, e spesso è facile anche prendere magari piccole distorsioni, anche ricorrenti, è giusto? Esatto, io Ne ad hai esempio ho avuti. lussato la spalla. Ecco, questa è una cosa importante anche da attenzionare, però anche dopo ti farò anche dei test per la parte superiore. Ma intanto comunque per quanto riguarda l'appoggio dei piedi, effettivamente ci sono delle problematiche che non ti danno stabilità. Cerchiamo di risolvere questa cosa. Grazie. L'ultimo test, ti chiedo scusa, dammi le braccia, fai uno squat e mantieniti giù, ok? Hai dolore? Spingi in alto le braccia e subito cedi, ok? Non ce la fai. Questo è importante, subito dopo sarai tutta perfettamente in linea e forte, ok? Ti faccio andare girata dall'altro lato, siediti al solito per piacere in questo spazio, controlliamo se ci sono delle problematiche dal punto di vista, diciamo, nervoso, ok? Dei cedimenti che partono dalla tua schiena, dalla lombare, ok? Mantieni il piede fermo così. Spingi solo il piede all'interno, resiste alla mia forza. Qui è forte, spingi all'esterno, qui è forte, alluce in alto, bene, spingi verso di me, bene, mantieni la gamba qui, resiste alla mia forza, solleva la gamba, spingi in alto, bene, piede all'interno, bene, all'esterno, bene, alluce in alto, bene, tutta la gamba verso di me, mantieni la gamba così, resisti, solleva, spingi in alto, e mi sa che a livello diciamo di schiena dal punto di vista neurologico non ci sono problemi, ok? Sono più posturali. Ti faccio andare a pancia in giù, aspetta che ti faccio scendere un attimo così, metti pure la tua testa qui, guarda, ok? Mettiti comoda, pancia in giù, perfetto. Le braccia le puoi mettere nei portabraccia qua davanti, va bene? Ok, perfetto. La prima cosa che voglio controllare è il bacino, perché sicuramente c'entra con la problematica ovviamente della quale stai soffrendo. Ti sistemo meglio la cervicale, Ok. Sei comoda Va così? benissimo. Perfetto. Allora, andiamo a vedere se ci sono delle piccole dismetrie. E nella parte, vedi, sinistra, ok? C'è una vera, insomma, dismetria di interesse, ok? E andiamo a fare dei piccoli test per valutare la categoria pelvica. Ti chiedo di portare le gambe, le braccia dietro a preghiera, ok? Mettile proprio a preghiera, così. Mettile al centro, ok? Così. Spingi per piacere questa gamba in alto, ok? Vediamo che è forte. Adesso spostiamo le mani da questa parte, spingi e sarà, immagine, appunto forte. Se lo mettiamo dall'altro lato, spingi in alto, è debole, ok? Perché? Perché c'è, si dice, una prima categoria pelvica sinistra, quindi una torsione del bacino che troveremo anche sulla parte occipitale. Andiamo a posizionare i nostri cunei in questo modo qui, 1, 2, e per iniziare il nostro lavoro utilizzerò una delle cose che amo di più in assoluto nel mio lavoro, la luce infrarossi, che ho potuto apprezzare per tanti anni, ma è che ora finalmente mi sta dando ancora più risultati grazie a un macchinario meraviglioso che si chiama FlexBeam, che si può veramente diciamo interfacciare con tutte le parti del corpo, anche la spalla la useremo anche proprio lì, proprio perché ho avuto una problematica nel passato, sì, nella parte sinistra. Faccio vedere questo bellissimo e rivoluzionario macchinario che ha la meravigliosa caratteristica di potersi
diciamo deformare tra virgolette a seconda della zona da trattare. È una cosa veramente rivoluzionaria. La luce infrarossi è, come ricordo a tutti, una luce non polarizzata, quindi non bruciante, non come un laser o altro, quindi è semplicemente una luce che va in profondità, crea quella sensazione di calore che però non brucia, non dà nessun tipo di problema alla pelle, è antinfiammatoria, veramente addirittura aiuta alla rimarginazione, pensa, delle ferite, immagina, no? Quindi va proprio a toccare la parte cellulare in modo molto naturale, in modo molto utile per la risoluzione dei problemi. Il Flex Beam è fantastico perché può essere utilizzato fino a 3 livelli di profondità. Adesso per esempio, per arrivare meglio sulla parte muscolare, andremo nella seconda, ok? Seconda fase. È totalmente indolore, giusto? Totalmente, qui non sentirai mai dolore se non la normale pressione muscolare. Bellissima la luce che si vede, vedi che si può regolare da solo, se desidero posso anche legarlo, ma in questo caso non serve, ok? E lo teniamo per qualche istante, aiuterà tantissimo nella risoluzione del problema. Detto ciò, comincerò a lavorare altre zone. Ricordo a tutti l'importanza della biomeccanica, ok? Quindi quando noi abbiamo una problematica nella componente lombare è assolutamente importantissimo che andiamo a trattare la cervicale. Perché? Perché in quanto altra lordosi permette di mantenere, automantenere a volte, come le sue sorelline nella lombare, le problematiche che si creano in altre zone. Quindi quando si trattano delle lordosi vanno trattate tutte. A volte, secondo la legge delle vertebre Lovett-Brother, che vuol dire letteralmente vertebre fratello e sorella, noi dobbiamo anche andare a valutare i blocchi vertebrali nella componente opposta. Quindi dei blocchi effettivi che troviamo nella componente lombare li troveremo nelle vertebre associate in cervicale, che di conseguenza per avere un lavoro migliore devono essere sbloccate. Abbiamo notato che c'è una torsione del bacino, andrò a valutare la presenza esatta a sinistra, vedi, della torsione anche a livello occipitale, anche nelle cifosi, appunto, che sono appunto per esempio sacrale, dorsale e chiaramente la parte occipitale, lavorano insieme, come potete vedere. Quindi andiamo prima a lavorare per quanto riguarda questa cifosi, questa posizione errata occipitale. Allora Sharon, sentirai un piccolissimo click, totalmente indolore, totalmente sicuro, quindi nessun tipo di problema. 1, 2, fatto. Proprio molto semplice. Andiamo a controllare, questa è una tecnica particolare, probabilmente lo troveremo anche dal lato opposto, esatto, è in questo caso possiamo dire secondo grado di disfunzionalità. Andiamo a correggere anche il lato opposto, eccola là, sentito proprio un bel clock, e adesso è perfettamente in linea. Poteva, volendo, esserci un terzo grado, il terzo grado in questo caso l'avremmo semplicemente dovuto ricorreggere il lato in questo caso sinistro. Detto ciò, valutato che effettivamente con i cunei tutto è perfettamente in linea, ma ovviamente deve essere in linea anche senza i cunei, quindi appena li toglieremo andremo a valutare se è così. Qua fa male, vero Sharon? Un pochino, vero? E qui hai male? Di più, molto di più, ok? E ora ti faccio vedere una cosa, vediamo se ho ragione. Con questa mano, per favore, potresti toccare, sì, questa vertebra, dove ho io il dito, guarda, così, va bene? Ok. Mi dici se per caso un pochino diminuisce qua sul piede? Sì, è possibile, sempre. Fa sempre male ma di meno, vero? Esatto. Puoi toccare dal lato opposto? Guarda, ti faccio vedere, no, non ti faccio usare quella che l'hai lussata. Ok. Tocca semplicemente qua.
Diminuisce ancora il dolore? Sì. Tantissimo, Sì. vero? Anche se premo di più. Sì, sì. Esatto, questo mi indica che chiaramente dobbiamo sbloccare la componente diciamo cervicale alta, che però è la vertebra, le due vertebre cervicali alti sono le sorelline delle ultime due lombari che sono più che certo Sharon avrà in disfunzione. Manteniamo il flex beam in questa direzione e nel frattempo ci occupiamo del resto della lombare. Andiamo a lavorare intanto la muscolatura. Questo è molto piacevole, vero Sharon? Sì, abbastanza. Sì, dai. È qui il tuo dolore, vero Sharon? Ho ragione? Sì, sì, assolutamente da tutti e due i lati. Perfetto. Totalmente indolore, vero Sharon? Sì, sì. Anche se Anche sembra perché io ho una soglia, Esatto. una soglia del molto dolore minima. eccezionale, giusto? Ora mostro anche come si può chiudere il nostro flex beam serenissimamente con questi elastici che ci aiutano proprio tantissimo. Possiamo mettere in questo modo uno, si può fare in tante direzioni. Uno, solleviamo un attimo la gamba per piacere Sharon. Opla, aspetta che eccoci qua. Così non può cadere mai per mai. Gli ultimi secondi. Prepariamo per la manipolazione con la nostra soft tissue.
l'area è già preparata in parte dal nostro flex beam che ha preparato insomma il sistema, no? Facendo un po' attrarre la componente sanguigna. Fai un bel respiro per piacere Sharon, butta l'aria, butta, sentirà un piccolo click. Brava, rilassati, ecco fatto, hai visto? Che paura, la prima volta poi è sempre la più bella, fa paura ma è sempre la più bella, poi passano le paure, ecco fatto, molto bene. Togliamo i due cunei. Come potete vedere si mantiene perfettamente in linea il bacino. Toglierò un attimo il nostro protagonista della giornata. Attenzione. Opla. Ti faccio vedere, rimetti per favore le due mani a preghiera dal lato sinistro dove cedeva, spingi in alto e non cede più, ok? Questo è molto importante perché già è proprio in gran parte la risoluzione del tuo problema principale. Mettiti sul fianco verso di me. Perfetto. Ora ci penso io. Fletti questa gamba, questa la lasci invece in questa direzione. Mi dai per favore questa mano qui, la tieni, non mi aiutare, ti girerò un po'. Ok, andiamo a correggerci questa vertebra che si sente che fa male, vedi? Morbida. Ecco fatto. Dall'altro lato per piacere Sharon. Fletti questa, estendi questa, mettiti in questa posizione. Questa la dai a me. Non mi aiutare, grazie. Morbida. Morbida, ecco fatto. Pancia in su per piacere, ci correggiamo l'ultima, la sua sorellina che sta qui. Ti chiederò cortesemente di guardare la porta con gli occhi. Ora guarda me, ecco fatto, visto? Che paura. Guarda la porta, il giardinetto per favore, guarda me. Ecco fatto, hai visto? Niente di trascendentale. Avanti. Andiamo a correggere questi, o meglio andiamo prima a vedere quale problema c'era effettivamente negli arti inferiori che non funzionavano bene. Allora, controllerò qui che sembra andare ormai tutto bene, vado a stressare una caviglia e ricontrollo e già qua vedi subito che si crea un disagio di questa caviglia, ovviamente ha qualche cosa da sistemare. Ora in 2 secondi ritorna tutto dritto, era solo un test. Vado a stressare la destra e anche questa, proprio le 2 caviglie sono da sistemare. Allora flettiamo bene. No, non è vero, però esatto, bisogna sbloccare. Morbida, ecco. Permettimi, fletti il ginocchio, morbida, eccola là, morbida, rilassati per favore. Ok, vedete la ballerina, no? I piedi che tendono sempre ad andare verso il basso per la posizione proprio sportiva, infatti è molto difficile portare le caviglie in flessione dorsale, sono proprio automaticamente sempre come se fosse sempre sulle punte, no? E questo chiaramente è un problema per il corpo. Manteniamo un attimo qui, ristresso la caviglia e rimane dritta, ristresso la caviglia e rimane dritta, questo è importante. Stresso un attimo il ginocchio e qua c'è un problema, ok? Da questo lato no, ma è sicuramente allora il compenso del perone, e infatti è così. Perone sinistro, tibia a destra. Andiamo a fare una tecnica perché c'ha la tibia un po' lateralizzata, si chiama proprio Quantum Neurology. Andiamo a mettere una stimolazione molto veloce, molto semplice. In 2 secondi andiamo a correggere. 1, 2, 3, 4 e 5. E in questo caso fletti solo 6. Perfetto, sembra limitativo ma è incredibilmente potente questa tecnica.
Allora, andiamo a ricontrollare. Ovviamente perfetto, vado a ristressare perone di qua e qui rimane dritto e anche qui la tibia rimane dritta. Perfetto, Sharon, vieni in piedi e ritestiamo e dimmi se... Già mi sento molto meglio. Questo è fantastico, grazie. Mettiti davanti a me, mi dai di nuovo le braccia. Intanto ti chiedo, rimani su una gamba, spingi in alto, non cede. Dall'altra, spingi in alto, non cede. E siamo a 1. Poi, toccati i piedi e dimmi se hai ancora dolore alla fine. No. Perfetto, ritorna su. Ti chiedo per piacere, guarda, di rifare, ti ricordi lo squat? Sì. Vai, spingi in alto, non cedi. Quindi direi che abbiamo risolto tutto quello che c'era da risolvere. Ringrazio tantissimo. Grazie a te, grazie per aver scelto il mio Grazie studio mille. e sei sempre la benvenuta. A presto. Arrivederci. Mi fa tanto piacere, tranquilla, con tanto piacere sarei la benvenuta sempre. È quello per il quale sto cercando di lottare io, proprio per evitare qualunque tipo di Poi invece, standardizzazione. io sono una molto paurosa. Sì, sì. Quindi anche se non fa male, io sento rumori e un po' Hai l'ansia giustamente, ma io lo so assolutamente. Vedendo tutto qua invece ti rilassi. Ti rilassi, non c'è una sensazione di Veramente, ospedale, questo è complimenti, importante. veramente, è stato un piacere. Ciao.